Ciao viaggiatori, ben trovati, come state? Per chi non mi conoscesse, io sono Lino e sul mio canale YouTube vi porto a scoprire percorsi cicloturistici da fare in gravel o in mountain bike, quello che volete. E soprattutto mi piace questa idea di divulgare la cultura del viaggiare lento, il backpacking, ma anche un viaggio a piedi, perché no? Oggi sono venuto a pedalare sul cammino di San Benedetto. È un percorso che va da Norcia, dove nacque San Benedetto, e tocca dei punti della vita di San Benedetto, quindi dove visse e operò a Subiaco fino a dove morì a Monte Cassino. Il percorso integrale è lungo 360 km, io ne farò una metà, un 180, da Subiaco a Cassino, se riesco, altrimenti rientro dalla stazione di Roccasecca, quindi 160/180. Sono partito da Roma con un treno regionale, mi ha lasciato alla stazione Vicovaro Mandela Valle dell'Aniene, e ora mi trovo in questo posto meraviglioso a pochi chilometri da Gerano, superato Sambuci. Una pace spettacolare, veramente. Ando. È dura la salita. Vabbè, qui in bici proprio No, qua tosta. la rincorsa se non la puoi prendere. No, solo sto pezzetto, poi dopo c'è la pianura, insomma non ci sta più. Questo è possibile. Vedi, lo so, ci sono nata qua io. Io ho un amico che la famiglia era di qua. Non so che non me lo dico, perché pure io mo so 45 anni e me ne sono andata via, però vengo sempre 2 volte l'anno, ho i fratelli, ho i genitori che sono morti. Sì. In questo momento non mi sto ricordando. Da dove vieni? E da Roma. Da Roma. Sì, Allora, sì. buona passeggiata. Anche a lei, buona giornata. Quando è infiorata? Ok, primo imprevisto. La strada che da Gerano va fuori il paese e che mi consente di proseguire il viaggio è interrotta. È interrotta. Adesso capiremo se riesco a bypassarla
in qualche modo, perché altrimenti sarebbe già un problema, un bel problema iniziale a pochi chilometri dalla partenza. Soprattutto perché per arrivare qui ho fatto una salita al 15%. Ma chissà se gli abitanti di Gerano mi hanno lasciato un pertugio, senza bucare le gomme magari. E voilà. Vediamo se superiamo la strada interrotta. Ok. Ciao amici, ho appena superato Gerano, volevo farvi vedere che posto meraviglioso che è. Guardate, c'è tutta una vallata verde spettacolare, si vede anche qualche cima innevata laggiù. Per arrivare a Gerano c'è una salita del 15% assurda. Insomma, abbiamo iniziato il viaggio alla grande, 15% di pendenza. E adesso si procede, andiamo, la strada fino a Subiaco è ancora lunga. Niente ragazzi, l'Italia è bellissima, non c'è niente da fare, io l'ho scoperto andando in bici, fatelo anche voi. Guardate dove mi trovo. A un certo punto il percorso è diventato una stradina stretta dove le macchine, io non ne ho incontrata una fino adesso, e adesso mi trovo proprio all'interno di un parco meraviglioso, una cosa di un verde pazzesco. È tutto così, tutto nella natura. A valle ci sono delle piccole colline, montagne, delle piccole montagne intorno. Non so se definire colline, ma sì, anche sì. Un po' più di collina. Collina più, montagna meno. Speravo che Subiaco fosse più vicino, invece sono ancora nel mezzo tra insomma Gerano, Cerreto Laziale e Subiaco, qualche posto a metà, però non ho trovato cartelli, nulla. Vediamo.
Viaggiatori, amici, ciclisti, siamo arrivati a Subiaco e in realtà l'abbiamo superata e siamo al primo dei monasteri benedettini, nella zona dei monasteri benedettini di Subiaco. Questa è un po' di vista sulla vallata. Adesso sto andando verso il sepolcro del Sacro Spego, vediamo se riesco a trovarlo. Dopo il monastero di Santa Scolastica pedalo di corsa verso il sepolcro del Sacro Spego. Dovrebbe chiudere. Siamo nel complesso dei monasteri benedettini. Il primo monastero che vedi è Santa Scolastica, poi dovremmo raggiungere il sepolcro del Sacro Spego. Poi siamo nel parco naturale regionale dei Monti Simbruini. Qui è anche bello fare un po' di trekking, un po' di passeggiate. Si entra qui, c'è un sacco di percorsi. Ragazzi, amici, pensavo fosse meno dura. Quello è Subiaco, non so se vedete. Questi sono i 1000 tornanti che ti separano dal sepolcro del Sacro Spego di San Benedetto. Ancora ho qualche tornante. Da la stazione Valle dell'Aniene, da Mandela a Subiaco pensavo fosse più soft, invece la traccia del cammino di San Benedetto, che vi lascio il link in descrizione, è proprio quella ufficiale, dove i pellegrini appunto con la credenziale vanno a fare tutte le tappe, e in realtà passa in un tracciato molto bello, ma ha un salitone clamoroso per entrare nel paese di Gerano, e quindi se non siete allenati evitate di passare su Gerano. E poi anche per arrivare a Subiaco c'è una bella salita e dulcis in fundo quest'ultimissima scalata per arrivare ai monasteri benedettini. Dai, ci siamo quasi. Ci siamo. Ok, questa è la parte finale. Si scende dalla bici, vediamo se si andrà a piedi o meno. Credo di sì. Monastero San Benedetto Sacro Spego. Ci siamo. Traguardo. A quest'ora speravo di essere già più avanti, invece sono ancora all'inizio. Chissà se ci arriverò a Collepardo stasera. Buongiorno.
l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, siamo qui al sepolcro del Sacro Speco. Del IX secolo, ragazzi. Un edificio del IX secolo. Dal IX secolo fino al 1300, 1400, alcuni affreschi. Wow. Beh ragazzi, se insomma, oltre ad andare in bici e stare immersi nella natura, puoi vedere luoghi come questo, luoghi sacri, risalenti al IX secolo. Pazzesco. Certo per arrivarci ce ne vuole, eh. Domus di Nerone, wow! Domus, la villa di Nerone è Subiaco. Allora, ci siamo lasciati alle spalle Subiaco, adesso sto pedalando in direzione Trevi nel Lazio, e bello perché è un piccolo sentiero che costeggia un corso d'acqua che poi è l'Aniene, che sta laggiù, adesso è un po' alto, prima ce l'avevo a una distanza veramente alla stessa altezza, bellissimo. E è tutto un percorso che costeggia l'Aniene, arriva fino a Trevi nel Lazio e Vico nel Lazio, ma sono ancora un pochino distanti. Quando si pianifica un percorso in bici, gravel o mountain bike o elettrica, è importante cercare di costruirlo più possibile vicino o reti ferroviarie o corsi d'acqua. Questo per sicurezza, perché vicino ai corsi d'acqua bene o male ci sono sempre i percorsi sterrati dove con la bici puoi evitare le arterie di traffico asfaltate. E
la ferrovia in caso di stanchezza o problemi vari, puoi rientrare. Bello, ma tutta una salita. Ecco, questo è un punto in cui si vede bene il fiume. Lo vedete laggiù? Sta a questo livello rispetto a me. Piccola pausa, volevo farvi vedere questo ponticello, guardate quanto è carino. Noi venivamo da là, questo ponticello. Questo è il fiume che ci sta accompagnando lungo il viaggio. Allora, siamo arrivati a Trevi, come si evince da questo murales, carino, eh? Questo è il teatro del paese storico, che vedete lì, un po' grigetto dal colore così, e questo è la meraviglia di verde che è intorno,
Signora, che sa dove sta la Prologo? C'è una Prologo? Ah, grazie, grazie mille. Scusi, che sa dove sta la Prologo? Sì, guarda, all'incrocio. Sì, quello. Campo Sì. Latino, vai 100 metri subito dopo la posta. Ok, vado dritto. Alla vado. stessa palazzina della posta. Ok, grazie. Questa. Ah, ok, chiusa, bene. Allora, questa è la camera di fortuna che sono riuscito a prenotare a Guarcino alle 18:50. La vedete? La signora camera per ben 40 euro, che non sono pochi comunque. Però dai, not bad. Amici, allora sono arrivato a Guarcino, non sono riuscito ad arrivare a Colle Pardo, ma mi sono fermato 20 km prima e un po' per l'orario, un po' per la stanchezza e domani ripartirò andando in direzione Vico e poi Colle Pardo, a Certosa di Tresulti e poi Isola del Liri e capiamo come tornare, se da Roccasecca, dalla stazione o da Cassino, domani vi aggiorno. Ciao!